morning everybody, welcome, buonasera a tutti e benvenuti. Ciao Enzo. Ciao Silvia, buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo qui per il 34esimo incontro, manca la voce. We are here for our meeting number 34. Siamo sempre sulla settima conferenza di Koberwitz. We still are on the 7th lecture of Koberwitz seminar. Perché dal mio punto di vista è un po' una conferenza che riassume tutto il corso. Because from my point of view, this is a lecture which resumes the whole seminar. Sì, e tutto quanto abbiamo studiato nel corso trova la sua manifestazione in questa conferenza. All the things that we studied in the seminar, trovano la loro conseguenza, find their consequence or application in this lecture. Infatti stiamo parlando dell'organismo agricolo. In fact, we are talking about the agricultural organism. Bene. Quindi è fondamentale che un'azienda un'azienda agricola sia impostata secondo le leggi della vita. And it is fundamental, it's critical that a farm is organized according to the laws of life. Quindi le leggi della natura, le leggi naturali che trovano la loro massima espressione nell'uomo. That are the natural laws, laws of nature that find their maximum, their highest expression in man. Quindi vedremo che i vari organi dell'azienda agricola devono trovare questa armonia superiore che nell'uomo è la coscienza, l'evoluzione. And we saw that all these organs of the farm, they need to find their higher expression, armonia superiore. Their higher, scusa, la chat mi ha distratto. Their higher harmony in the man. I agree. Bene, quindi il grande problema è che nell'industria agraria si tende sempre più alla monocultura. So the big problem is that in the so-called agricultural industry factory, we troviamo sempre più more and more monocultura. Monoculture. Beh, è come dire un uomo che avesse solo il fegato o solo la testa o solo il cuore. Having a man that only has a head or has only the heart, or a man that has only the liver. Quindi ogni azienda dovrebbe avere una parte a bosco, frutteto, seminativo. Every farm should have a part dedicated to woods, to arable land, or stalla, stagno, barn, the pond, insetti, api, insects, bees. E tutto andrebbe proporzionato e organizzato. And everything, every part in the right proportion and well organized. Organizzato vuol dire concimazioni, rotazioni, consociazioni. And the organization means rotation, crop associations, and tillages. Bene, e quindi l'agricoltore deve seguire le specificità del posto. So the farmer needs to follow the vocation, the specific aspects of the place where the farm is. La vocazione del posto. The vocation of the place. Quindi le esigenze culturali. So the needs, the crop needings. Terreno, clima, meteo. Kind of soil, meteorology. E poi il mercato, cosa che il mercato ritira. And of course, what the people, the buyers are asking for. Quindi organizzare un'azienda agricola è un lavoro veramente complesso. So organizing a farm is a very complicated work. Come è complesso l'uomo. As the man is complicated. Quindi vedremo che ci sono i vari organi di questa azienda. And we will see that a farm will have many organs as our body. Vedremo a quale parte dell'uomo corrisponde. We will see which part of our body corresponds to the ideal organ in the farm. E poi il tipo di piante evocate.
and which kind and what are the right plants to make these organs. Per far vedere la prima tabella. Sì. Allora, giusto per dare un'idea, prepariamo una tabella. So to give you an idea, we made this schema. Io vedo un po' sfocato, non so se sono il mio. L'importante è che la gente poi veda bene. Più grande. Ecco, va bene. Bigger. Sì. E poi andremo giù. Sì. Quindi abbiamo queste 4 colonne. We have these 4 columns. A sinistra i pianeti. On the left we have planets. Poi abbiamo l'organo e l'elemento filosofico che corrisponde. Then we have the organ and the philosophic element of correspondence. Poi l'organo aziendale. Then the organ of the farm. E poi i tipi di piante, lo specifico, diciamo. And then the specific kind or types of plants. Bene, cominciamo con Saturno. Let's start with Saturn. Queste sono indicazioni base, mi raccomando. Please, these are basic indications. Quindi Saturno abbiamo l'osso, lo scheletro. Saturn is related to our bones. Quindi il supporto dell'io. Sorry. And it is the support of the eye. Bene. Bene. Quindi questo è l'elemento fuoco. Possiamo anche scriverci fuoco. And the element is the fire. We add fire. Bene, organo aziendale il bosco. The organ of the farm is woods. E poi specificatamente le conifere. And the specific plant to make it is conifers. Scrivi fai, che ce la fai. Benissimo. Però ci sono anche degli aspetti negativi legati a Saturno, come tutte le case, caseggiate. But there are also, we can call them negative aspects related to Saturn, like the buildings. Sono sempre Saturno, però è un Saturno morto. No? They still are Saturn, but it is a kind of dead aspect of Saturn. Andiamo avanti, Giove. Let's go further. Jupiter. Fegato, acqua. Liver, water. Quindi abbiamo lo stagno e le acque ferme in movimento. Ponds and waters, still water or not still water. È chiaro che hanno delle azioni diverse, ma adesso non ci interessa. Clearly they have different actions, but now we are not going to this topic. Come tipi di pianta, tutte le latifoglie. And kind of plants, all broad-leaved trees. Vedete che ancora generico. Deciduous trees. Can you see, this is a generic indication, it's still generic. Marte abbiamo la cistifeglia. Mars, gallbladder. Le siepi. Hedges. E arbusti vari. And different shrubs. Ma qui c'è una pianta molto interessante che è il pero. But in Mars there is a very interesting plant that is the pear tree. Come vedremo dopo, Marte è quello che dà la forza anche di vivere in ambienti difficili. As we're going to see later, Mars is the impulse to live, to survive in difficult environments. Quindi consociare il pero selvatico a, ad esempio, altri alberi da frutto dà la forza agli alberi da frutto di vivere in ambienti difficili. Therefore, associating Mars plants as the wild pear tree is with other fruit trees give them the strength to survive in difficult environments. Bene, chiaramente lo ripeto ancora, è molto generico per adesso. I repeat, these are generic indications for the moment. Poi abbiamo il sole. Then we have the sun. Calore, fuoco. Cuore, fuoco. Heart, fire. Va bene. E l'humus. The organ in the farm is the humus. Quindi abbiamo il cambio degli alberi, il tiglio, il frassino, il falco, this rigo. impulse corresponds to the cambium in the trees, and as specific trees we have linden, ash tree, persimmon, olive tree, hawthorn, and the dog rose. I found dog rose or hip rose. I think it's the same plant. Stata più davanti a te, quindi lo traduco io: olivo, biancospino, rosa canina. Benissimo. Poi abbiamo Venere. Then we have Venus. Ad esempio, torniamo un momento indietro, no, solo per dire. Abbiamo messo Saturno in collegamento al fuoco.
As you can see, we put Saturn related to fire, e anche il Sole è in collegamento al fuoco. but the Sun as well. Sono due aspetti diversi. These are two different aspects. In Saturno possiamo vedere il fuoco perché è tutto originato come fuoco, We can see the fire in Saturn because it's the origin of everything. però adesso come rapporto con Saturno abbiamo le cose morte, quindi la Terra. But now, as a relationship with Saturn, we have dead things. So, la Terra, Terra, so Earth, quindi i caseggiati di prima. so the buildings we said. In relazione al Sole In relationship with the abbiamo Sun, anche il fuoco, we also have fire, però abbiamo l'etere di vita, la porta della vita, but in the Sun we have the ether of life. So the Sun is the door of life. per cui abbiamo l'humus. That's why we have humus here. È sempre ormai bisogna comprendere che tutto è dappertutto. We need to understand that everything is everywhere. Bene. Quindi principalmente nei pianeti esterni abbiamo gli eteri. So basically in the external or outer planets we have the ethers, E negli interni abbiamo gli elementi. and in the inner planets we have elements. Quindi come Saturno potremmo scrivere anche l'etere del calore. And in the Saturn place we could write as well the ether of warmth. In Giove l'etere di luce. In Jupiter we can write the ether of light, Ma quando si incarnano tutto si rovescia. but we know that when they incarnate everything reverses. Abbiamo parlato di questo ancora all'inizio dei nostri incontri. We've spoken about it at the beginning of our meetings. Bene, andiamo avanti. Quindi siamo arrivati a Venere. Eravamo a Venere. We were at Venus, Quindi reni è elemento aria kidneys, air element, e quindi abbiamo gli animali. and we have animals. E come animali, e poi scusa, come piante abbiamo il frutteto, grandi fioriture e il mondo dei cereali. And as plants, we have the orchard, I found the large blooms, so plants that have a very big blooming, and the Colore, cereals, sì, colors, sì, scent, api. bees, Sì. Mercurio, cereals. abbiamo i polmoni Mercury, lungs, e abbiamo l'elemento terra. and the element earth. L'elemento terra è la funzione segreta dei polmoni, The element earth is the secret function of lungs, perché con l'emissione di CO2 abbiamo il carbonio, no? Quindi la terra. because since we send out CO2, we send out carbon, which is earth. Bene, l'organo è il compost, quindi. The organ in the farm is the compost heap, Quindi, e poi abbiamo le piante erbacee con grande ricaccio, biancospino e rosa canina. and as plants, specific plants, we have herbaceous plants with great ability to regrowth, and the autumn and dog rose or hip rose. Is that the translation is Okay. related name? Va bene, dog rose. Bene, Yes. vedete che questi ultimi sono anche nel sole, no? Can you see that these last plants were in the sun? Quindi abbiamo biancospino e rosa canina sia nel sole che in Mercurio. Hawthorn and dog rose are both in Mercury and the sun. Questo non deve farci venire mal di pancia. This is not a problem. Ecco, bravo. Perché una pianta ha sempre più aspetti. This is not a problem because a plant has many aspects. Quindi da un punto di vista è il Sole, dall'altro punto di vista è Mercurio. From one point of view, they belong to the Rosaceae family, so they belong to the sun. But from another point of view, they are shrubs, and this shrub aspect is related to Mercury. Benissimo. Pazienza, ma tutto e dappertutto nell'infinita molteplicità. So be patient, but everything is everywhere in the infinite multiplicity. Bene, poi abbiamo la luna prima. Then we have moon the first, che vuol dire luna piena. which means the full moon. Abbiamo l'intestino e l'etere di vita. Have the intestine and ether of life. La soluzione circolante nel terreno, l'humus stabile. The organ of the farm is the circulating solution in the soil.
and the stable humus, L'humus stabile è quello profondo, diciamo. Which is the deep humus, Quello che una volta si chiamava la forza vecchia del terreno. what once we called the old force in the soil. Qui abbiamo il mondo delle graminacee e il principio metamerico. And here we have all the word of the Graminea family and the metameric principle. Tutte le piante che hanno nodi. All the plants that have nuts. Ma anche i cereali hanno i nodi. Also cereals have nuts. E li abbiamo messi sotto Venere. And we put them in Venus. Quindi per i nodi è un principio metamerico. So having nuts on the stem is a metameric principle. Infatti i cereali sono graminacei. And in fact, the cereals come from the Graminea family. They are an evolution. Per l'evoluzione che hanno avuto sono legati a Venere. But for the evolution they had, they are bound to Venus. Luna seconda, che vuol dire la luna nuova. Moon the second, which means the new moon. Cervello, morte. Brain, death. Quindi la componente minerale, il sasso. And in the farm it is the mineral component of the soil. Quindi bisogna capire che tipo di minerale sappiamo. And we need to understand what kind of mineral component we have in our farm. Poi abbiamo le opere morte e soprattutto le recinzioni. And we have, in Italian is kind of dead things, but I found top sites and especially the fences. Allora le opere morte le abbiamo trovate all'inizio con Saturno. But we also had top sites at the beginning in Saturn buildings. E quindi non c'è quei caseggiati, diciamo, no? So all the buildings in the farm. E come può essere questo collegamento? How can we have this connection? Perché teoricamente la Luna è profondamente legata a Saturno. It's because, etherically speaking, the moon is deeply connected to Saturn. Ad esempio in medicina omeopatica, For example, in homeopathy, se devo fare una cura per rinforzare Saturno, uso il piombo. if I need to give strength to Saturn, I use lead, the metal of Saturn. Sì. Però posso usare anche l'argento. But I can also use silver. Che è il metallo della Luna. That is the metal of the moon. Cambiando la dinamizzazione, io posso ottenere lo stesso risultato. Changing the kind of dynamization, I can get to the same result. Ancora una parola sulle recinzioni. Something more about fences. Perché la Luna seconda tende a creare confini. It's because the second action of the moon is to create borders. Sì. Quindi quando noi nel nostro modo di pensare abbiamo dei blocchi, diciamo, dei confini, dei pensieri. And it is when in our way of thinking we have blocks, we have borders in our mind. Sì. Sono i pensieri morti. These are dead thoughts. Sono quelli che dopo con santa pazienza si trasformano in virus. These are the thoughts that with a lot of time, a lot of patience, they turn into viruses. Bene, questo era per dare una prima idea. This was to give you a first idea, E adesso inseriamo un altro pensiero, poi togliere. And now we add another thought. See, Saturn fire also warmth. See, right? So Saturno è anche calore, il fuoco di Saturno è calore. E una domanda che viene da prima. Hai menzionato che un ciliegio può essere usato ai confini della foresta o un ficco. Un ciliegio è associato con Venere o con cosa? Con la Luna. E il fico con la Luna. Sono due aspetti diversi della Luna. Puoi dire più se il tempo lo permette? Lo teniamo alla fine. So the question was a follow-up question. You mentioned that a cherry tree might be used as a border to the forest or a fig. A cherry is associated with Venus, or no, a cherry tree is associated with the moon, as the fig tree is. And we will develop this at the end. Forse. Maybe. Bene, adesso voglio portare un pensiero
Now I want to say something else. che ho visto più volte realizzato nelle aziende agricole. I've seen this made many times in the farms. È un pensiero a cui normalmente non si fa riferimento. And this is a thought that normally we don't take as a reference point. Quando c'è un rapporto profondo tra il conduttore e l'azienda, When there is a fond, deep relationship between the farmer and the farm. non ho detto il proprietario, ho detto il conduttore. And I'm not saying the owner, I'm saying the farmer. Beh, io ho visto più volte che malattie del conduttore si manifestavano negli alberi. I've seen many times that illnesses of the farmer manifested in the trees of the farmer. Problemi di fegato, liver issues creano zone stagnanti di acqua nell'azienda agricola, can create areas of still water in the farm, con problemi negli alberi da frutto di tutti i tipi, with problems for the fruit trees, or problems of any kind in the fruit trees. messo dietro il conduttore un po' di cure, And giving some right diet to the farmer. E il stagno di acqua è sparito. This still water disappeared. E gli alberi si sono risanati. This stagnation went away and the trees healed. Ne ho viste anche altre. I've seen other things. Ma penso che la persona ci stia ascoltando. But since I think that the person is listening to us, allora preferisco non parlare. I prefer not to say more. Bene. Però questa è una realtà. This is a reality. Come ho visto infestazioni spaventose di spontanee. As I saw a lot of wild herbs. Sia proprio da non riuscire più a coltivare. So many that you cannot cultivate. E il tipo di infestante. And the kind of plant. Indicava un particolare alcaloide. Was indicated the presence of a particular alkaloid. Quindi mi sono preso il conduttore sotto braccio. So I spoke with the farmer. E gli ho detto, ma tu cosa fumi? Asking him, what kind of herbs are you smoking? Con i miei amici sabato sera è normale, no? And he said, like, yes, Saturday night with friends, it's normal. Questo diventava una infestante spontanea terribile nel campo. This manifested a very specific wild plant in the field. Bene, e lasciamo stare perché poi forse qualcuno si ricorda di questo, magari in Spagna gli amici spagnoli forse si ricordano. Okay, so maybe some friend of us remembers. Yeah. Bene, allora c'è anche questo aspetto qua. So there is this aspect to take into consideration. In mia esperienza posso dire che ogni volta che c'è un problema in agricoltura, In my experience, I can say that every time that we have a problem in agriculture, il problema è sempre nel conduttore. the problem is always in the farmer. Sì. No, puoi dire sempre senza fare always così. Sempre. Always. Forte. It's always in the farmer. Sicuro. For sure. Ecco, così va meglio. Solo che noi non sappiamo collegare queste cose. But we are not able to connect things. E questo ci porta a un altro pensiero. And this leads us towards another thought. Che ancora una volta il conduttore è l'io dell'azienda. That once more the farmer is the eye of the farm. E se lui è centrato nel suo essere, and if the farmer is centered in his being, tutta l'azienda funziona bene. the whole farm works perfectly. Sempre quando c'è un angolo dell'azienda dove si va raro, molto di rado. Always, when there is a hidden corner of the farm where you don't go so often, Lì arrivano i problemi. there come the problems. Bene, adesso incominciamo a parlare di organismi agricoli pratici. Now let's start about practical agricultural organisms. Cominciamo con uno molto semplice. Let's start with a very simple one. Vai avanti. Eccolo qua.
Here it is. Questo ad esempio può essere un 30 metri per 100 metri. For example, this can be 30 meters for 100 meters. Quindi una cosa quasi da hobbista. So a kind of hobby farm. Quindi a sotto abbiamo il sud, sotto, We have the south down, e chiaramente il nord è sopra. and clearly the north is on the top. Quindi Up a above. sud noi sappiamo che la vita diffusa, libera, fluisce da sud verso nord. We know that the free diffused life flows from the south to the north. Bios fluisce parallelo alla terra da sud verso nord. The free bios flows from south towards north. Quindi a sud metteremo 3 alberi. So in the south side we will put three E trees, e quello è il nostro mini bosco. and these will be our mini woods. Bene, poi a sinistra abbiamo il frutteto, On the left side we have the orchard. ne è sparito uno, strada facendo. Sono 7. No, ne manca uno. One is missing, disappeared. Ecco, questo tornerà. We'll be back in a while. Bene, e poi tutti gli altri due lati mettiamo siepe. And on the other two sides we will put hedges. La siepe può essere anche 1 o 2 filari di viti. This hedge can be made with also 2 lines of vineyard. Bene, sotto abbiamo messo ancora lo stagno, Down here we see the pond, perché abbiamo studiato che poi lo stagno irradia nella parte convessa verso sopra, and we already studied that the pond will radiate from the convex part, etheric forces towards the rest of the farm, quindi campo, erbaio, orto. where we have field, grassland and vegetable garden. E poi a nord, nella parte più morta, mettiamo magazzini, stalle, botti, umolo. In the north, the most dead part, we have warehouses, storages, the barn. Ecco, questa è solo un'indicazione. The compost heap. This is a general indication. Però comincia a prendere un po' un'organizzazione. But it starts taking an organization. Soprattutto perché questo impostato in questo modo risponde alle percentuali che ci interessano. Above all, because set it this way, we have the right proportions. Sì. Quindi a destra vedete le proporzioni. On the right part, you can see the proportions. Quindi abbiamo le siepi, 18%. Hedges, about 18%. Frutteto 25%. Orchard, about 25%. Bosco 7%. Woods, 7%. Stagno 4%. Pond, 4%. Stalla 2%. Barn, 2%. Cumuli 1%. Heaps, 1%. E poi Compost heaps, 1%. tare sarebbe i camminamenti, quelle cose lì. Tears, like paths in the field, I mean not productive areas. Sì, perfetto. Quindi 63%. So the total is 63%. E quindi il campo seminativo rimane il 37%. And the leftover part is the field, so where we sow. The arable land, the field is 37%. Così abbiamo abbastanza tutti gli organi riuniti. By doing so, we have all our organs united. E quel campo, anche se solo il 37, produrrà come fosse un 50 e forse anche un 60%. And even if our field is only the 37%, the health will make it produce as it was 50%. Bene, allora andiamo in un'altra situazione. Qui cominciano i problemi. Here we have the first problems. Allora, qui abbiamo l'ipotesi di un'azienda. We have an hypothesis of farm. Vediamo che il sud
cioè la vita tende sempre a fluire da sud verso nord Life always wants to flow from south to north. e chiaramente, come dire, è come un uccello che vola sopra la superficie. And we can imagine it as it was a bird flying from south to north. Quindi è opportuno farla scendere di più, attirarla in modo che si incarni. So it would be good to make it descend, to attract it down, to incarnate it in the farm. Quindi quello che io consiglio And what I suggest è is di mettere degli alberi attrattori a sud. to put trees that are attractors of life Sono in the alberi south side. alberi che hanno una forte funzione incarnativa. There are specific trees that have a strong incarnating action. E a nord degli alberi che hanno una funzione scarnativa. And put in at the north trees that have a strong excarnating action to send the life out. Quindi immaginate come spingere un carro. Imagine as you are, if you are pushing a chariot, Allora può essere uno che spinge e davanti uno che tira. a cart. Okay, you are pushing a cart, and one can push and another one can pull. Così abbiamo da una parte che Bios scende da sud So we have that from one side, bios descends from the south, e però da nord come dire, la scarniamo in modo che sia molto veloce questo passaggio. and on the north side we pull, we help it excarnate so that this flowing in the farm is faster. Sì, quindi abbiamo più vita. It means that we will have more life. Sì, perché se la vita fluisce, che so, come principale a 10 metri di altezza, Because if the life flows 10 meters high, questo la portiamo a livello del suolo. by doing so we take it down on the soil. Per esperienza la vita nell'aspetto foglia, per piante da foglia, In my experience, la vigoria. the vigor, life for plants that make leaves È circa 2,5 metri, 3 da terra. is about 2 or 3 meters high from the soil. Mentre per gli alberi da frutto, quindi la qualità, siamo sui 4 metri e mezzo. While for fruit trees, and I mean the quality, flows 4.5 meters high. Quindi si possono anche fare dei dispositivi attrattori. We can also make devices that can attract life. Sì, li ho fatti, li ho anche usati. I made many of them, I used them. Però sono costosi, insomma. But they are expensive. Sì. Va bene, quindi è meglio lavorare sugli alberi. So better is working with trees. Anche perché poi c'è il pericolo che questi dispositivi li rubino. Also because there is the danger, the possibility that someone steals the devices. Perché sono un po' grandini e sono fatti di rame. Because they are big, they are made of copper, so they can be stolen. Bene, allora adesso dobbiamo studiare quali sono gli alberi che hanno più vocazione incarnativa e quelli scarnativa. Now we need to study which kind of trees are incarnating and which kind of trees are excarnating. Allora, Saturno I è il principio dell'incarnazione. Okay. So Saturn the first is the principle of the incarnation. Quindi quello che di più attira Bios a incarnarsi. The one who most attracts bios to incarnate. La sua azione è di formare tessuti di sostegno. Its action is to form supporting tissues. Nell'uomo sono le ossa, no? Le ossa ci sostengono. In the man, these are the bones. Bones, the skeleton supports us. E quindi torniamo alle conifere. And so we go back to the conifers. Bene, che col legno, con la durata che hanno, le travi delle case, pensate, manifestano questo aspetto. With their wood, long-lived wood, they manifest this aspect of time, of duration,
and they support our houses. Bene. Saturno secondo invece è l'escarnazione. Saturn the second is excarnation. La pianta quando è matura muore e esce dal tempo. When a plant ripened, matured, goes out from time. Saturno primo dà tempo di esistenza alle piante. While Saturn the first gives time of existence to the plants. Quindi cellulosa. So cellulose. Bene. Saturno secondo fa maturare il seme. Saturn the second makes the seed mature, E quindi la pianta muore. and so the plant dies, Si escarna. excarnates. Pianta tipica di Saturno secondo è il cipresso. The typical plant of Saturn the second is cypress. E allora si comprende perché si usa nei cimiteri come tradizione. Then we understand why the tradition puts cypresses in the cemeteries. Poi c'è una pianta che è un po' un equilibrio tra Saturno primo e Saturno secondo. And we have a plant that is a kind of balance between Saturn the first and the Saturn the second. E questa è la tuia. That is the Thuya. Quindi cominciamo a pensare, insomma, So queste we can indicazioni. start thinking with this indication. Thuya is Thuja. Poi abbiamo Giove primo, incarnativo, Then we have Jupiter the first incarnating, quindi abbiamo visto le latifoglie, and we saw the broad-leaved plants, e qui, deciduous, e qui comanda l'acero. and the best one is the maple. Quindi Giove primo porta il principio formativo Jupiter the first brings the principle of the form. e negli alberi da frutto diventa la polpa. In the fruit trees, this impulse becomes the production of pulp in the fruit. Nell'uomo è il muscolo e la carne. While in man, in our body, is the formation of muscles, flesh. Bene, Giove secondo Jupiter the second porta le forze di luce verso una sua resurrezione, è uscita. is an exit. You can imagine the first action of every planet is a kind of entrance, while the second action of each planet is something that goes out. So Jupiter the second brings the forces of light towards the excarnation, towards the resurrection. Quindi ricchissime fioriture. Very rich blooming. Sappiamo che quando un albero sta per morire fa tanti fiori, no? We know that when a tree is about to die, it makes a lot of flowers. E questa forza si manifesta anche nella foglia. And this strength manifests itself as well in the leaf. La foglia diventa lucida. And the leaf becomes kind of shining. Aspetta che controllo. Shining. E ve ne accorgete? And you can notice it. Prendete una foglia. When you take a leaf. Questo è un pezzo di carta che ho qui. This is just a piece of paper, of course. E la piegate. You fold it. E sentite crack. And you hear crack. Si spezza proprio. It breaks. Perché la luce non si piega, la luce si spezza. Because light doesn't bend. Light can only be broken. Si dice coriacea, non so se lo sai in inglese. E vediamo subito se viene fuori. Leathery coriaceous leaves. Benissimo. Questa è la magnolia. This is like our plants like magnolia. Magnolia è la regina di questo. Magnolia grandiflora. Magnolia grandiflora is the queen of this gender of plants. But laurel as well. Più piccolo l'agrifoglio. Or the holly. E un pochettino anche l'olivo. And a little bit also the olive tree. Vedete come tutto si sposta, no? Can you see how everything moves? Poi anche qui c'è una pianta che è equilibrio tra Giove primo e Giove secondo. Here we have another plant that, as we've seen before, is a balance between Jupiter the first and Jupiter the second. E questo è il castagno. Which is the chestnut. Bene, passiamo a Marte. Let's go to Mars. Marte primo, il guerriero. Mars the first, the warrior. La quercia. Oak. E Marte è l'azione finalizzata. Mars is the
finalized or determined action. La forza che muove il sangue, The action that moves the blood, che muove la volontà, that moves the will, anche la forza per incarnarsi. the strength to incarnate. Vi ho detto, nel mondo dei fruttiferi è il pero. In the fruit trees world, it is the pear tree. Ho detto inserire un pero per aiutare gli altri fruttiferi. I told you, you can put a pear tree to help the other fruit trees. Se il pero è selvatico, molto meglio, If the pear tree is wild, better. è molto più forte. It's stronger. Marte secondo, Mars the second Marte secondo è un'avventura. is an adventure. È la forza, diciamo, dei cambiamenti profondi, interiori. It is the strength for the inner changes, for the deep changes, the warrior towards himself. È la battaglia più dura contro se stessi. The hardest battle is against ourselves. Bene, quindi sarebbe la forza dell'iniziazione. That is the strength of the initiation. Bene, nel mondo delle piante sono gli arbusti, In the world of plants, these are shrubs però begli arbusti con delle belle foglie rosse with very nice red leaves e una buona fioritura. and a good blooming. Però in generale è la metamorfosi. But in general, it is the metamorphosis. Pensate un'insalata che foglia a foglia Think about a lettuce that makes leaves and leaves, e poi va su a fare i fiori. and at a certain point, it ascends and makes the flower. Quello è Marte secondo, This is the action of Mars the che second. sarebbe il preparato di ortica. That in the preps would be the netto preparation. Bene. Poi abbiamo il Sole incarnativo, Then we have incarnating sun, so sun the first, che porta le forze, diciamo così, tutte le forze libere a materializzarsi, a concentrarsi, individualizzarsi. which brings all the free forces to manifest themselves. It is an individualizing force. Bene, nell'uomo È individualizzante o incarnativo? è la stessa cosa. Ok, individualizing, incarnating, it is the impulse to manifest. Sono fasi diverse. These are different phases. L'incarnazione comincia con Saturno, The incarnation starts with Saturn, ma col Sole diventa un'individualità. but with the sun, the being becomes in an individuality. Bene, nell'uomo il sistema ritmico, In the man, in our body, this is the rhythm system, il cuore, heart. e la pianta è il frassino. And the plant is ash tree. Bene, andiamo avanti, un po' di pazienza. Let's move forward. Sole secondo, Sun the second e invece la smaterializzazione. is the dematerialization. Tutte le azioni seconde sono verso tornare nel cielo. All the second actions of the planets are meant Nel to manifesto. go back in the unmanifested. E la pianta è il tiglio. And the plant of Sun the second is a linden. E tutti sappiamo che la tisana di tiglio aiuta a dormire. And we know that a linden infusion helps us to sleep. Quindi di notte a uscire. So we go out for the night. Bene, coraggio. Venere primo Venus the first presiede a tutti i processi di nutrizione. rules over all the nutrition processes. Ad esempio per noi il cibo, For example, in us, when we eat the ma può food, essere anche una nutrizione di pensieri, di idee, well, we can also have a nutrition of thoughts oppure una nutrizione di spiritualità. or a nutrition of spirituality. Sarebbe la religiosità questo, That would be religiosity. che è un sentimento che nutre profondamente il corpo eterico. Religiosity is a feeling that deeply nourishes our etheric body. Ad esempio le cerimonie religiose sono quanto mai benefiche per i bambini. For example, religious ceremonies are so Buone, utili. good for children Bene, perché nutrono il corpo eterico. because they feed, they nourish the etheric body. Benissimo.
Quindi Venere primo, e So, questo prendere in sé, poi prendere in sé le cose. Venus, the first is this taking in things. Poi quindi prendere anche dal passato, dalla linea ereditaria, dalla famiglia. It also meant to take something from the past, from the family. Questa è la robinia pseudoacacia. The plant that incarnates Venus the first is the Latin name is Robinia pseudoacacia. I find locust with white flowers and a very nice scent. Bene, Venere secondo Venus the second invece dona quello che Venere prima ha accolto. gives what has been welcomed before by Venus the first. Però prima lo elabora. But first this thing is elaborated. Allora quando io mi nutro è Venere prima. So when I feed myself, when I eat, it's Venus the first. Quello che lascio nel bagno è Venere seconda. What I leave in the toilet is Venus the second. Però in mezzo c'è l'elaborazione. But in the middle we have metabolization, elaboration. Bene. Questo lo troviamo molto bene nella betulla. We can find this very well in the birch. Quindi la betulla è anche indicata per persone anziane, per rinforzarle, no? Perché dona. So birch is a good tree for old ones, for old people, because it gives strength to them. Un aspetto di Venere seconda è quando la corteccia si desquama. A typical aspect of Venus the second is when the bark, you can peel off the bark. Quindi la betulla che perde l'esterno. And we can see the birch tree that loses the bark typically. Ma anche la vite che ha questa perdita. But the vine as well, Tamarici. or tamarisk. Kiwi. Or the kiwi. Però non siamo più nel bosco, non siamo But we no longer are in the woods, so let's go back to the woods. Però se io coltivo kiwi, but if I cultivate kiwi, che ha anche una linfa color rame, that has a sap with the same color of the copper, e il rame è il metallo di Venere, and copper is the Venus metal, dovrei molto pensare a Venere nel coltivare il kiwi. I should think a lot about Venus when I cultivate kiwi. Quindi io devo essere il portatore di forze di Venere. I need to be a bearer of Venus forces. E Venere teoricamente parla con Marte. And theoretically, Venus is speaking with Mars. Quindi dovrei fare delle consociazioni Venere e Marte. I should put some association Mars-Venus in my farm. Bene. Mercurio. Mercury. Mercurio incarnativo tende a ripetere sempre le stesse cose senza varianti. Mercury, the first incarnating Mercury, repeats always and always the same things without any variation. Per noi sarebbe quando non cambiamo, quando abbiamo sempre le stesse idee. And the man is when we don't change, when we have always the same thoughts. Nelle piante, nel bosco, sono l'olmo. L'olmo rappresenta questo. In the woods, the elm tree represents this. Questa crescita veloce, no? This fast growth. Però l'olmo per questo aspetto di riproduzione veloce. But for this fast reproduction aspect, ha una grande azione sulla moltiplicazione dei funghi. The elm has a strong action in the multiplication of fungi, mushrooms. Capite che bisogna tenere sempre conto tutto. So you understand that we need to take into account everything. Mercurio secondo. Mercury the second. Anche lui ha questa ripetizione continua. Has again this continuous repetition. Che si manifesta principalmente nel ricaccio. That basically manifests in the ability of regrowth of Quando plants. taglio la medica ricresce. When I cut alfalfa, it regrows. Bene, questo lo troviamo negli arbusti. This is typical of all the shrubs. E poi anche dove ci sono foglie concave. And when we have concave leaves. E questo è il bosso. And this is the boxwood. Bene,
Luna piena Full moon, governa la riproduzione. that is moon the first, rules over reproduction. Nell'uomo l'uomo e donna sono le gonadi, l'apparato riproduttivo. In human beings, this is the reproduction system. Sì. Quindi legato all'acqua. So it's connected to water. E qui abbiamo un bel albero, per questo che è lontano. And we have a very nice tree, in this case connected to moon the first, that is the alder, A-L-D-E-R. Cresce con le radici nell'acqua, foglie larghe. It grows with the roots in the water, with the big leaves. Bene. Luna nuova. While the new moon invece governa i processi di divisione cellulare. Rules over the cellular division processes. Quindi dividendo una cellula che da una pelle, un'unica cellula ne fa due pelli. A unique cell has one skin, and with this division process it makes two skins. Qui abbiamo il fico e il salice. We have here the fig tree and willow. Bene. Va bene. Bene, sto guardando qua. Sì, abbiamo visto il bosso legato a Mercurio II. We've seen the boxwood or box tree connected to Mercury. Però anche il bosso è anche una pianta lunare. But this is also a moon plant. Anche lui è legato a luna seconda, al cervello. Because he is bound to moon the second, the brain. Quindi quando noi abbiamo dei pensieri malati, every time we have ill thoughts, e per malato intendo dire un pensiero materialistico, and for ill I mean materialistic thoughts, questo si traduce nella manifestazione di virus. This can be translated in the manifestation of viruses. E personalmente ho curato più e più volte i virus usando il bosso. And personally I healed many times viruses using a box tree or boxwood preparation. Bene, adesso arriviamo alla Terra. And now we are on the Earth. La Terra prima, incarnativa. Earth, the first, incarnating. Abbiamo le rocce, i sali minerali. We have rocks, mineral salts. L'humus. Humus. Quindi tutto quello che lavora per la componente biologica. Whatever works for the biological component. Quello che diventa la linfa ascendente. What becomes the ascending sap. È difficile trovare un albero della Terra. It's difficult to find a tree of the earth. Perché la Terra vuol dire minerale. Because earth means mineral. Ce ne sono due. But we have two. Uno è l'albero di Giuda. One is the redbud. The Latin name is Cercis siliquastrum. Sì. Che ha la caratteristica di avere una corteccia nera. The characteristic of this tree is to have a dark black bark. E il fiore direttamente sulla corteccia. And you can find the flowers directly on the bark, on the trunk. Quindi si salta la fase acqua. So the water phase disappears. Non è che non abbia le foglie. Is missing. It's not that this tree has no leaves. Però il fiore non nasce dal ramoscello. But the flower is not born from the branch. Ma nasce direttamente dal tronco. It is born directly from the trunk. E questo è un principio di forma. And this is a principle of form. Che è anche un principio di morte. That is also a principle of death. Perché l'acqua è la base della vita. Because water is the base of life. E ho visto una cosa del genere in Spagna. I've seen something similar in Spain. Mi sembra più o meno in centro Spagna. I think I was in the center of Spain. Zone molto aride. In very dry areas. E ricordo un frutteto di pesco. And I remember an orchard of peach trees. Che c'era l'albero. There were trees. Coi rami. With their branches. Quindi il fiore direttamente sul ramo. And the flowers were growing directly on the woods, the trunk. Sì, le branche. Anche sul ramo? Sì,
Ma parlo di rami di 5-6 centimetri, but I'm speaking about branches 5-6 centimeters long, 2 pollici. 2 inches. Bene, questo perché era l'arido, un ambiente arido, This because of the drought, quindi un ambiente di terra, so an earth environment, e quindi il pesco si è adattato. and the peach tree got used to it. Quindi un qualcosa legato invece a terra seconda, scarnativa, And something related to the earth, the second excarnating quindi earth, resurrezione. so the resurrection. Qui direi l'olivo, I would say olive tree, ma molto di più la palma. but much more palm tree. Infatti è l'albero del deserto, non delle oasi. The palm is the tree of the oasis of the desert. La palma è l'albero molto amato da Beato Angelico. Palm tree is a tree loved by Beato Angelico, Che nei suoi quadri painter, sempre mette una palma, which o quasi, sì. and the Beato Angelico always represents in his paintings the palm tree. Fa sempre quadri religiosi. His paintings always have a religious subject. C'è sempre una scena davanti. There is always a main scene on the front. Poi in genere c'è più o meno una palizzata. And there is a fence behind. E dietro c'è un'altra scena. And usually there is a second scene behind. E nella seconda scena c'è la palma. And in this background, in this second scene, he always put palm trees. Quindi davanti è il mondo che ci circonda. So in front of us there is the world that surrounds us. Dietro lo steccato invece abbiamo quello che ci aspetta. And behind the fence we have the world that is waiting for us. E lì c'è la palma. Where there is a palm tree. È solo nel quadro dell'Andoli Metangere, quando la Maddalena va a Gesù. And only in the representation of the Noli Me Tangere, the resurrection, after the resurrection, when Mary Magdalene goes and finds the risen one. La palma è dipinta con il frutto. The palm tree is represented with the fruit. Quindi la resurrezione è il frutto dell'evoluzione della terra. So the resurrection is the fruit of the evolution of the earth. Benissimo. Andiamo avanti. Very well. Let's move forward. Disegno. Adesso andiamo in un organismo agricolo. Now we are going in an agricultural organism. Ancora hobbistico. Still hobby level, not hobbit, hobby level. Con dominanza di fruttifera. And the dominance is fruit trees. Per molti questo sarebbe già da professionali. For many people this could be a professional organism. Allora, vedete il bosco sotto, da su. Can you see the woods in the south side? Tutta la siepe attorno. All the hedges on the other sides. La siepe è importante perché è la pelle. Hedges are important because they are the skin of the farm. Devo creare questa individualizzazione. I need to individualize my organism to create a skin. In mezzo c'è il frutteto. And in the middle we have the orchard. Io ho messo 7 filari. I put 7 rows of trees. E li organizziamo secondo la successione di pianeti. And we're going to organize them according to the sequence of planets. Quindi il primo, The first one possiamo il filare della luna, is the moon row, ciliegio e fico. cherry tree and fig tree. C'era la domanda sul ciliegio, no? See, there was this question about the cherry tree. Possiamo riprenderla? Com'era? Ah, l'ho cancellata. Ah, Chiedeva se era relazionato a Venere, mi sembra, Luna. se era Luna, e se puoi dire di più, niente altro. Il dominante è luna. In the cherry tree, the dominating planet is moon. Sempre c'è tutto dappertutto. Always we have everything everywhere. Se manca un pianeta, la pianta muore. I mean, if a planet is missing, the plants will die. Se a me tolgono i polmoni, muoio. If somebody takes away my lungs, I will die.
La cosa interessante è andare in un ambiente spontaneo It's interesting to go in a wild environment, e vedrete che sono sempre presenti le piante di 7 pianeti. and you will always find plants for the 7 planets. Bene. Poi abbiamo il secondo filare, Mercurio, The second line, the second row is Mercury, albicocco. apricot. Allora io dico le piante principali. I'm saying the main plants. Venere, poi pesco, Venus, peach tree, bene, che è quell'albero che più accoglie la vita diffusa, se vi ricordate. that if you remember, it is a tree that is the best to grasp the diffuse life. Poi abbiamo il Sole, al Then we centro, have the sun in the center, quindi cachi e agrumi. persimmon and citrus. Se c'è caldo sono agrumi, se c'è freddo sono cachi. If the weather is hot, if you are in a the land is suitable for citrus, otherwise persimmons. Poi abbiamo Marte, Then we have Mars, le nostre pere, our pear trees, poi abbiamo Giove, Jupiter, che abbiamo il melo, apple tree, e poi Saturno, and Saturn, mandorlo e susino. almond tree or plum tree. Questo porta salute, questa scelta, This choice brings health, e noi abbiamo tutte le forze, gli organi per tutte le forze. and we have all the organs for every force we need. Io consiglio di mettere i filari larghi, I suggest you to put the rows very well separated one from each other. parliamo di hobbista, Speaking about an hobby organism, cioè, e in mezzo coltivare. and you can cultivate in the middle, Bene. Questo è già, among the lines. I mean, questo è un passo avanti. this represents a step forward. Bene. Gli alberi, se ricordo, metterli a triangolo, in conce. I remind you to place the trees making triangles. Benissimo. This disposition is called quincunx, but doesn't matter. Perché così scendono più forze di luce. Because by doing so, more forces of life can descend. Benissimo. Of light. E adesso andiamo in un altro organismo. E si è illuminata la chat da un pochino. Te lo Immagina. dico. I noticed this. Salute. C'è il Brooke. Brooke. Sì. Hi, Brooke. Hi. Thank you for this seminar. Okay. I'm wondering if you have a list of the first and second action to share. Quindi lui chiede, mi sto chiedendo se avete una lista delle azioni prime e seconde da condividere. Your charts and illustration are so important. Dice che sono molto importanti le illustrazioni per l'educazione delle persone. Sai che lui fa anche corsi? Sì, sì. Okay, thank you, Karen. So yes, we have the lists and we share them also in our Americans past seminars. So if you cannot find them, we will look for them. E gli italiani? Diceva Karen che queste liste sono state realizzate nei corsi che abbiamo fatto in America, quindi dovrebbero esserci, se non le trova lo aiutiamo. Io non lo faccio. Isabel dice, è possibile ripetere cosa vuoi dire con piantare le piante in modo triangolare? Another question is, can you please... Questo. C'è di tronchi. Posso tradurla? Ah, sì. Please. Can you please repeat what you mean with planting the tree triangular? Bene. Please. Triangolo equilatero. You have to make equilateral triangles with the trees. So you are not putting them 1, 2, 3, 4, because this makes a square. Se voi li mettete così sono a quadrato. Sorry for the drawing. If you put them
this way you make triangles. Can you see? Is it clear? Quindi li mettete sfasati e fate triangolo. Is it clear, Isabel? Il triangolo è la forma delle lettere di luce, così sostenete la fioritura. Triangle is the shape of the ether of light, and bringing more light, you support blooming. That is the fundamental element of the orchard. Bene, adesso creiamo un organismo agricolo dinamico. Dice grazie. Prego. Now we are going to speak about a dynamic organism, agricultural organism. Ci baseremo sulla legge del sviluppo della vita nel nostro sistema. We will base our work on the development of life. E quindi ripercorreremo le fasi evolutive della Terra. And we will track, we will retrace the evolutionary phases of the Earth. Quindi cominciamo da sud a destra. Let's start from the south. Quindi Here. cominceremo a mettere 3 alberi rossi, non di colore. And we will start here with 3 red trees, but not red because they are red. Che sono 3 alberi di Saturno. It's because they are 3 Saturn trees. E in mezzo And in the middle of un them, albero che prepara il futuro sole. one single tree which prepares the next phase, Quindi future's luce. Ancient sun, so light. Che diventa dominante a sinistra. The light becomes dominating on the left here, Con in mezzo un albero so the ancient sun, and in the middle of the three of them we che will put anticipa l'antica luna. a tree that will anticipate the ancient moon here. Che al suo interno c'è un albero. Vai piano. In the center of the 3 trees of the ancient moon, we will put a tree Che anticipa la Terra. which will anticipate the earth phase here. Che al suo interno c'è un albero. With three trees, and in the center of them we will put, in the middle of them we will Che put riporta a Saturno. a tree that brings us back to Saturn. Questo So the modo, color is the indication for you. questo modo abbiamo creato come un vortice. By doing so, we created a circulation, a vortex. E se vi ricordate nella proteina, questo è il ciclo della vita. And if you remember, in the protein, this is the cycle of life. E Silvia sulla destra, e dove c'è fruttiferi, c'è un invio di troppo, dovrebbe salire un po' se poi. Pazienza. No, perché la gente che magari pensa, ecco, anche legge, la siepe, Ma che ci sa sta. che succede sta roba. Niente paura, hanno capito, dai. Va bene, va bene, va bene. Non sei tu che chiedi. Bene. Allora, a questo punto abbiamo messo un bosco dinamico. At this point, we placed a dynamic woods. Abbiamo messo anche le siepi, le vedete? As you can see, we have hedges as well, E manca il frutteto. but the orchard is missing. Il frutteto faremo quella spirale all'interno. The orchard will be this spiral inside the organism. Bene, se serve di più si continua la spirale, se servono più alberi da frutto. If No? we need more fruit trees, we will go on with the spiral. Quindi in questo caso l'importante è mettere gli alberi rispettando il tempo. In this case, what's important is to place the trees, to plant the trees, respecting the time. Ossia, voi vedete una disposizione spaziale. I mean, now you are looking at a disposition in the space. Però c'è anche il tempo. But there is the time as well. Anche il tempo fa parte della vita. Time is part of life. Quindi prima si mettono i 3 alberi di Saturno. So first you put the three trees of Saturn. Poi si mette quello centrale. Then you plant the central one. Poi si mettono i 3 esterni nell'area. Then you plant the 3 external ancient sun trees. Poi si mette quello dell'acqua. Then the water E avanti tree così. here, and so on. Stessa cosa per gli alberi da frutto. And the same goes for the fruit trees. È importante iniziare dall'angolo del fuoco.
It is important to start from here, from the corner of fire. Lì si può iniziare con gli alberi da frutto di Saturno, And here you can put the Saturn fruit trees. vai avanti ancora fino a Almond metà, or tre plum quarti, tree. vai When ancora you- alto. Yeah. Lì si cominciano gli alberi da frutto di Giove, In this position, you can plant Jupiter's fruit trees. in quell'arco. Poi andiamo avanti, abbiamo gli alberi da frutto della Luna, Then here, Marte, Luna, here we can put Mars or Moon fruit trees. e poi alla fine abbiamo quelli della Terra. And here the Earth fruit trees. Dove li mettiamo quelli del Sole? Ecco, no, chiaramente sto parlando adesso con le 4 fasi principali, Clearly, we are speaking about the 4 main phases. e lì dovete seguire sia gli eteri che gli elementi. In this circulation, you have to follow both ethers and elements. Come nel frutteto verticale che avevo fatto vedere poco fa. As in the vertical orchard that we just seen. Dove invece che avere 7 file verticali, But instead of having 7 vertical rows, avete 7 pezzettini di arco. you have 7 pieces of arch. L'importante è iniziare da Saturno. What's important is starting from Saturn. Benissimo, questo è già molto meglio. Quindi questo qui sarà l'ultimo albero che piantano. Sì. So this one will be the last tree you plant. Perfetto. Oppure fanno ancora un altro giro. Or if you need, you can make another circle. Si può arrivare anche fino al centro. You can get to the center if you need. E allora praticamente diventa un frutteto. And practically you will have an orchard. Bene. Andiamo avanti. Andiamo, tanto per cambiare, in Colorado. Ok, let's go in Colorado. Questa è un'azienda di 2,5 ettari. This is a farm, 2.5 hectares. Circa 1800 metri di altezza sulle montagne rocciose. About 1,800 meters on the sea levels, on the Rocky Mountains. Sì, una zona abbastanza sana. In a quite healthy area. Tranne che quando hanno fatto l'esplosione di bombe atomiche sotterranee. But we know that they made atomic bombs explode underground. Che non l'ha fatto il proprietario. Of course, it was not the owner of the farm. Beh, andiamo avanti nelle immagini che seguono. Adesso vediamo l'azienda in un altro modo. This is the same farm from another point of view. Allora, cominciamo da destra. We start from the right. Sud. South. Però prima di arrivare all'azienda. Aspetta, Enzo, scusami. The organism before, l'organismo sopra, chiedono se gli alberi della spirale devono ancora essere messi in un modo triangolare. No, qui sono solo in linea. No, in this case it's just a spiral. You don't need to put them in a triangular way. Però facciamo una precisazione. But we need to be precise. Io ho messo negli alberi degli angoli 3+1. I put in the corners the trees in a 3+1 form. Ma non vuol dire 3+1. But 3+1 doesn't mean 3+1. È una proporzione. Oh, that's a ratio, a proportion. Può essere 9+3. It can be 9 trees plus 3 trees in the center. E anche nel frutteto possono essere 2 filari paralleli. And in the orchard as well, you can put 2 parallel rows of trees. E quindi metti qui il triangolo. And in this case, if you make 2 parallel rows, you can create triangles. Queste sono indicazioni scolastiche, diciamo, no? These are kind of scholar indications. E poi c'è sempre la realtà. And then there is the reality and how big is your organism. Compreso il fatto che è difficile che un campo sia proprio quadrato. Including the fact that it's difficult that you have a perfect squared field. Bene, andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati qui. Yes. Benissimo. Allora, le due linee tra... no, aspetta, scusami. Cominciamo da sud, a destra. Let's start from the south. Lì non è proprietà, sono vicini.
Here there are the neighbors, e lì c'è una buona produzione di erba. and here the soil produces well. There is a good production of grass. Poi c'è questa collina Then there is this hill che è alta circa 200 metri that is about 200 meters high, e questo alza BIOS. and this hill makes bios jump up, Quindi go up, and subito dietro la collina, so and right behind the hill, nella zona marron, in this brown area, lì è dove c'è minima vitalità. there is the low vitality area. In più c'è anche l'elettrodotto Moreover, we have a high voltage line, e la linea ferroviaria. so EMF, and there was the railway line. Bene. Bene. Poi andiamo verso sinistra, no? Then, going north, Bene, vai avanti. Ecco, e salendo abbiamo un'altra collina. the soil ascends, there is another hill. Quindi praticamente la vita scorre sopra. So it's like life forces can flow above the farm without descending. They climb over the farm. Quindi loro fanno un taglio d'erba abbastanza buono. I vicini. No, loro. So in this farm, they cut the grass once and they have a good yield. E il secondo taglio non c'è. But they don't have the second cut. Perché c'è molto arido. Because it's very drought. Cosa si fa in queste situazioni? What can we do in these situations? Devo tirare giù BIOS. We need to take down bias. We need to grab it and make it descend. Vediti col bollino rosso un po' più a destra e un po' più in alto. Ecco, un po' più basso. Ancora più basso. Sull'elettrodotto? Sì, circa lì. Io ho visto in Italia I've seen in Italy situazioni di questo tipo situations like this, che in quel punto che adesso si è indicato where in the point that is highlighted here, erano scavati dei, come dire, nella terra era fatto come un imbuto. in the earth, they dig like big holes, grandi buchi, sì, diametro di 20 metri, with 20 meters of diameter, che era per fare un attrattore di BIOS e poi nutrire la terra. in order to build an attractor of bios to feed the soil. Quindi l'uomo una volta faceva queste cose. So once man can do these things. Si sapeva. They knew. Bene, allora andiamo avanti. Let's move No, andiamo forward. avanti anche con le immagini. Oh. La prima cosa che ho pensato, inserisco 3 antenne captatori di vita. The first thing I thought is let's place here 3 antennas that can catch life. Queste antenne corrispondono all'albero del pesco. This antenna, this device corresponds to the peach tree. Sono 12 antenne per ogni piano, quindi 36. These are 12 antennas for each plane level, so in total they are 36. Scendi ancora, dovrebbe esserci le foto. Eccole qua. A sinistra il materiale occorrente. On the left, the material. E a destra vedete l'antenna. And on the right, the final antenna. Che ricorda come noi potavamo gli alberi. That, if you remember, it's the same gesture of pruning trees that we explained. Sopra per accogliere la vita incarnativa. Here above to welcome the incarnating life. A metà l'antenna dritta per lo scambio. In the middle, it's normal, it's straight for the exchange. E sotto quella scarnativa per distribuirlo. And down below, the excarnating gesture in order to distribute the life. Beh, tutto questo viene impregnato. All the materials have been impregnated con le forze di Venere del pesco. With Venus or peach tree forces. Praticamente questo è un pesco. So practically, this is a peach tree. Questo irradia circa 80 metri di diametro. And this device could radiate about 80 meters of
diameter. Ma quando il processo poi va più avanti, arriva a 200 metri. But when the process is working, it can get to 200 meters of diameter. Bene, quindi ne sistemeremo 3 nell'azienda And we will put 3 of them in the farm per far scendere i BIOS. to make BIOS descend. Poi nel disegno vedremo, adesso In the map, we're going to see it. Adesso c'è un altro problema, puoi togliere. Now we have another problem, Il vento. the wind. Noi abbiamo che in quella zona mattino e sera sono due eventi due fenomeni di vento principali. On that area, every morning and every evening, there are 2 main winds. Quindi asciuga di più e porta via le forze terre. And the wind dries up things and takes away etheric forces. Quindi si tratta di addolcire il vento. So it's about sweeten the wind. Mai fermare un vento. Never stop the wind. Vince lui. He will win. Dobbiamo addolcirlo. We need to sweeten it. Il vento ha questa forza che muove. Wind has this strength che muove o che lo muove? Lui muove tutto, no? He moves everything. Quindi è Marte. So he is Mars. E si addolcisce con Venere. So he can be sweetened with Venus. Ma in generale con le fioriture abbondanti. And in general with abundance of blooming. Bene, adesso puoi far vedere, Silvia, il disegno primo. Quello sopra? No, il primo che avevi adesso, scusami. Più avanti. Allora, questa è l'azienda. This is the farm. Quelle sono il posto delle 3 antenne. And these 3 points are the places of the 3 antennas. Quindi questi sono i 3 captatori. The 3 catchers of light. E con i cerchi concentrici vedete come in radio. And the circles is the radiation of each antenna. Quindi 80 metri come inizio. 80 meters at the beginning. Però This is the house. Sì. Dopo aumenterà di più. And later they will work more. Aumenta di più se il conduttore sostiene questo If processo. the farmer supports the process with the consciousness. Andiamo avanti. Then, Avanti. Bene. Adesso con calma cerchiamo di capire. let's start to understand. Allora, la prima cosa che vedete sulla destra, The first thing you can see on the right side, una siepe di acero e nocciolo per fermare il campo magnetico. an edge of maple and hazelnut to stop the EMF, because we see there was a high voltage line. È anche segnato il cerchio della loro azione. And this is their action. Bene, chiaramente per fermare un campo magnetico ci vogliono molti noccioli e molti aceri. Clearly, in order to stop an electromagnetic field, we need a lot of hazelnuts and maples. Quindi noi mettiamo un granolo sotto ogni pianta che potenzia la capacità di schermare da questi campi. So we better put a granule under the roots of our hazelnuts and maples to enhance them. Quindi So we will need less. il nocciolo è maggiormente per il campo magnetico. Hazelnut works more on the magnetic field, E l'acero per il campo elettrico. and maple works more on the electric field. Quindi con questo abbiamo schermato l'elettrodotto e la ferrovia. So by doing so, we blocked the action, we protect from the action of the railway and the high voltage line. Bene. And so una specificazione che il granulo non è quello normale delle piante, ma è specifico per gli EMF. I want to be more specific. The granule under the roots is not the normal granule we use to make the normal granule we use for the plants, but it is a specific granule impregnated for EMF. Bene. Poi ho segnato il vento, vedete, sopra e sotto. Then above and below I put the wind. Bene. E per fermare il vento ci sono quelle
quei semicerchi che sono i fruttiferi. And to stop the wind, there are these semicircles, these arches of trees. Sono 3 They e are questo three. lo scopo è, come ho detto, addolcire. They are 3, and the purpose is to sweeten the wind. Perché se il vento si addolcisce Because if the wind becomes sweeter, è come depositasse le forze eteriche che ha preso nei campi precedenti. he can mi manca la parola, release, Ci dona. deposit, he can give us all the etheric forces he took away from the other places before. Allora Silvia, adesso fai una qualsiasi linea che viene giù, segui il vento. Col rosso Sì, vuoi che col la rosso, tracci? col rosso. Okay. Adagio. Let's follow the wind. Allora vedete l'importante è che il vento incontra la prima fila di fruttiferi What's important is that the wind meets the first line of orchard. e poi of incontra la fruit trees. seconda. E qua, e dove? E scendi, sì, diciamo che è lì, dai. And here he meets a second. Allora il vento per addolcirsi deve incontrare almeno 2 file di fruttiferi. To be sweetened, the wind needs to meet at least twice the rows of trees. Però vi ricordo che abbiamo 3 antenne che fanno da super pesco. But I remind you that we have 3 antennas that are 3 super peach tree. Bene, e adesso andiamo al centro. And now in the center of the farm, Al centro mettiamo un frassino, we put an ash tree, quindi il sole, the sun. quello che muove tutte le forze di vita. And the sun moves all the forces of life. E adesso abbiamo questa spirale che vedete col pino. And we create this spiral using pine trees. Gli alberi, se vedete, sono sempre più distanti uno dall'altro. If you notice, the pines are more and more far one from each other. Here they are Vicini? side by side, closer, and here they are farthest one from Allora, each other. perché i pini? Why pine trees? Perché il pino è come un dinamizzatore delle forze della vita. Because the pine tree is a dynamizer of forces of life. E poi per un altro motivo, And for another reason too, che per una legge misteriosa di sincronicità, that for a mysterious law of synchronicity, questa persona aveva appena comprato questi pini. the farmer had bought these trees just before our meeting. E non si sapeva il perché. We didn't know why we had these trees in the E farm. quindi gli alberi giusti per la spirale sono arrivati da soli. So it's like the right trees for the spiral came there but on their own. Vai avanti, Silvia. C'è la chat. E adesso finiamo. Ok, devo scorrere? Sì, scendi. Bene, adesso lo vedete in altro modo. Now you can see it differently. Adesso bisogna seguire una cosa, And now we need to follow one thing. che gli alberi da frutto devono essere messi con una precisa sequenza. That the fruit trees need to be placed in a specific sequence. Bisogna mettere una dominanza di pesco. The dominance has to be peach trees. Quindi non faremo la sequenza planetaria normale, So in this specific case, we are not going to put the normal planetary sequence, ma inseriremo tra un pianeta e l'altro ancora il pesco. but between a planet and another planet, we will put a peach tree. Quindi cominciamo col pesco, ad esempio prendi il punto. For example, Sì. da qui va bene? Sì. For example, this is a peach tree, Poi ciliegi, then cherry trees, poi ancora pesco, then a peach tree again, albicocco, apricot, vai un po' più peach avanti, tree again, pesco, cacco, persimmon for the sun, pesco,
Peach tree again. Pero selvatico. Wild pear for Mars. Pesco. Peach tree. Melo. Apple for Jupiter. Susino o mandorlo. E niente pesco. Pesco l'ho detto. Peach poi in tree. mezzo c'è andato, hai ragione. Peach tree again. And sono cotta ma non del tutto. Sei una pesca cotta. Grazie. Bene. Peach tree again and almond or plum tree. Poi pesco. Then a peach tree. E poi si ricomincia. And then you start again. Sì, la dominanza è il pesco. Dominance, beh, praticamente il 50%. Sì. Practically 50% needs to be peach tree. A me serve il pesco per due motivi. I need the peach tree for two reasons. Per attirare la vita diffusa. To attract diffused life. E per calmare il vento. And to soften the wind, to sweeten the wind. Al centro vi ho detto, abbiamo detto il frassino, poi lì abbiamo In the finito. center we saw a tree. Bene. And it's done. E tutto quanto, se possibile, con i granuli potenzianti. And possibly every tree with the granules under the roots. In this case, not the EMF granules, but the normal granules. Sì. Poi, se possibile, if possible, lavorare la terra o tagliare l'erba sempre a cerchi concentrici. Work the soil, till the soil, or cut the grass, always in concentric circles. Bene. Following these directions. Credo che siano finiti. Possiamo vedere cosa ci stanno chiedendo? Sì. Quindi la spirale del pino è escarnativa. La spirale del pino so is the spiral excarnating? È antioraria. This is counterclockwise. Quindi incarnativa. So it's incarnating. Però era solo il pino marittimo che faceva da dinamizzatore. Pino marittimo il top. There is a Mediterranean variety of pine tree that is the best dynamizer. Let's see if I find the name. Per cui l'antica Roma, tutta la via Appia, era piantumata col pino marittimo, in modo che i legionari romani facevano anche 30-40 km al giorno con un'armatura addosso che pesava 30 e anche più chili. Prendevano forze dal pino marittimo. E adesso me la devo tradurre tutta. No, in italiano. That's why the paths in Italy, in ancient Rome, on the two sides of the street, the road, ancient Romans put pine trees to give strength to the legions so they can march for kilometers with all the... 30-40. For 30-40 kilometers every day with a lot of things on their shoulders. Andiamo avanti? Sì. Questa sera è pratica. Tonight it's practical. Era ora. About time. Andiamo avanti che abbiamo una bella adesso. Sono pronti dolmen quando vuoi parlare. Sì. Allora adesso andiamo sempre in Colorado. In Colorado again. Un'azienda con la sua funzione, il suo scopo di diventare un'azienda scuola e sviluppare nuove piante. We're going to speak about a farm and the purpose of this farm is to develop new plants and become a school. Siamo sempre intorno ai 1800 metri di altezza. It's still around 1,800 meters on the sea level. E non piove. And it doesn't rain poco. Very little rain. Superficie sono 14 ettari. The surface is 14 hectares. Quindi noi avremo il primo scopo è il collegamento con le forze di vita cosmica. So our first purpose is to maintain the connection with the cosmic life forces. E mettiamo una cosa nuova. And then we put something new. Usiamo la litopuntura. We will use lithopuncture. Foto. Allora, la litopuntura è una cosa conosciutissima. Lithopuncture is something very well known. Quindi a sinistra vedete un bellissimo menhir.
So on your left, you can see a very nice menhir, un dolmen, then a dolmen, e qui un serve Stonehenge, c'è di tutto. and on the right, Stonehenge, so you can have everything there. Quindi adesso noi interessano i menhir Now we are interested in menhir. che prendevano certe forze dal cielo e le portavano nella terra. They were like antennas that catch particular forces from the sky and brought them on the earth down. Questo lo fanno anche gli obelischi egiziani. This is the same action of Egyptian obelisks. Sto inventando, E sa- Obelisk. Sì? E sappiamo che andavano a prendere quelle pietre anche a centinaia di chilometri distanti. And we know that they went to get those stones very far from the place. Perché serviva un Kilometers far. certo tipo di pietra. Because they needed a specific kind of stone. Quindi adesso noi sviluppiamo una litopuntura di oggigiorno. So now we are going to develop nowadays lithopuncture Quindi con una nuova coscienza with a new consciousness e con capacità diverse. and different abilities. Bene, allora puoi girare le foto. Vedete, sono piccolini questi. Can you see they are small? Bene, allora qui vedete i 5 punti There you can see the 5 points perché ricordano la proteina. because they remember the protein. Quindi punto fuoco, punto aria, punto acqua e punto terra. Fire point, air point, water and earth point. E al centro la quintessenza. And down here, the quintessence Allora, that is in the center of the 4 of them. quindi qui si sceglie il tipo di minerale. In this case, to make this Grandissimo, point, grandissimo. we will choose the kind of mineral we need, Il tipo di, in questo caso il tipo di legno, the kind of wood we need, il tipo e la forma che deve avere. and the right shape. Per esempio a destra c'è la punta, si vede già. For example, you can see that this is pointed, Sì, e sono legni diversi and these are different woods, e minerali diversi. kind of wood, and different minerals. Tutto quanto viene dinamizzato All the materials have been dynamized e impregnati di sostanze di derivazione omeopatica, and impregnated with homeopathic products in modo che abbiano una capacità di azione molto molto superiore. to enhance their capability of radiation, of action. Adesso senza stare a dire tutti i materiali, c'è scritto, lo troverete. You will find in the notes the different materials, Scendi. but to give you an example, se vuoi li diciamo. No, si vede tardi. Basta. Cosa vuoi? Adesso far vedere invece che sono anche a colonna. These 2 points are made in a column, E poi quindi punto acqua e punto terra. the water and earth point. Sono stati, tutti i minerali sono stati dinamizzati in una betoniera. All the minerals have been dynamized using a cement mixer, Una betoniera che è stata modificata al suo interno. and we modified the cement mixer Sono state inside, inserite delle lemniscate dentro. inserting iron lemniscates. E man mano che la betoniera girava si spruzzavano dei prodotti. And while the cement mixer was moving and turning, we sprayed products Per dei tempi precisi al minuto e al secondo. in specific times, and we've been very precise, minutes and seconds. Queste non sono quelle del Colorado, These are not the Colorado points of sono quelle che landscapes. abbiamo fatto in Italia. These have been made in Italy. Scegli ancora. This is the quintessence. E questa è la quintessenza, Quintessence with clay bricks che raccoglie tutte e 12 forze dello zodiaco that collects all the 12 forces of the zodiac e anche della Via Lattea. and the Milky Way. Benissimo. Ancora un po' di foto. Questo invece è Colorado. This is the lithopuncture in Colorado. Vedete che è un po' più grande qui. It's a little bit bigger
as you can see. Bene. Scendi, qua si vede un italiano che lavora con gli americani. Here you can see an Italian man working with Americans. Quindi avete i vari punti. And there are the different points. Vedete la terra? Can you see the earth? Vedete che è molto arida. The soil is very dry. Andiamo avanti? Mi sa che sono finiti. Sì. E adesso cominciamo a impostare l'azienda agricola. And we start planning the farm. Quindi ci sono, vedete, 4 punti verdi all'interno. There, as you can see, there are 4 green points here in the Questa è la inside. vitopuntura And these are the points of the lithopuncture con la quintessenza al centro. with the quintessence in the center. E la distanza tra un punto e l'altro era di 35 metri. And the distance from one point to the other was 35 meters. Però questo come radiazione era troppo poco. But the radiation was too low in this case. E allora abbiamo realizzato un'altra cornice, un altro quadrato esterno. Then we made another frame, another squared external. 135 metri. And the side was 135 meters. Quindi qui è fuori proporzione. This is out of ratio, I know. The drawing is not in the right proportion. Questo è stato l'elemento, il cuore dell'azienda, l'elemento fondante. And this was the part of the farm, the foundation element of the farm. Benissimo. E andiamo nell'azienda agricola adesso. Gira. Allora, l'azienda agricola è quadrata praticamente. Practically, the farm was square, is square. Bene, e vedete la prima litopuntura. This is the first lithopuncture. In rosso quel cerchio indica il raggio di azione. The red circle indicates the radius of the radiation. Sì, che sono 140 metri di raggio. It's 140 meters, the radius. Però non arriva a coprire tutta l'azienda. But it doesn't get to cover the whole farm. Per cui ne abbiamo messi 2, uno interno e uno esterno. That's why we put two squared, two squared, an external and an internal one. Vai avanti. E qui avete il quadrato esterno indicato in blu. The external square is in blue. In questo caso è in proporzione? Sì. In this case, the proportion is correct. Per cui per ogni punto blu si vede il suo cerchio intorno di radiazione. And you can see the radiation of each corner of the external square. 1, 2, 3, 4. Il cerchio intorno si vede. Io ho già fatto il primo. Sì, ma è velocissimo. Va bene, in questo modo noi copriamo tutta l'azienda. By doing so, we cover the whole farm surface. Bene. Questo era il primo punto, portare vita. This was the first purpose, bring life. Poi quando si organizza un'azienda agricola, Then, when you organize a farm, fondamentale è decidere i camminamenti. the important thing is to decide where the paths will be. Perché dove io passo Because wherever I go, si crea un canale eterico with my movement, I create an etheric channel. e quindi io do circolazione a tutta l'azienda. And I give a circulation to the farm. E quindi adesso guardiamo i percorsi. So now let's look at the paths. Allora, a destra vedete l'entrata, On the right side, there is the entrance quindi da est, from the east, perché voglio nuove forze spirituali. because I want to let new spiritual forces enter. Quindi vedete ancora i 2 quadrati You can see again the 2 squares, e in blu vedete i camminamenti. and the blue lines are the paths in the farm. Quindi i camminamenti vuol dire contrattore, diciamo, no? Insomma, i passaggi, le strade. The roads where I go with the tractor. E così in questo modo nel quadrato interno, In this way, in the inner square, dove tutte le forze si concentrano, where all the forces are concentrated,
Lì è il posto ideale per fare le nuove piante. This is the ideal place to make new plants. Abbiamo sempre terra, acqua, aria e fuoco. We have always earth, water, air, and fire. E facciamo ancora un passo avanti. And let's take a step forward. Adesso cominciamo a pensare cosa mettere. Now we start thinking what to place on the Allora, farm. incominciamo da in basso a destra. We start here. Qui è una zona che si prevede di fare prodotti per l'agricoltura, muy difficile. In this area, we thought about 2 buildings, 1 and 2, to make products for agriculture. In rosso c'è la scuola, The red shape is the school. poi sopra in blu Up there in blue, la latteria the dairy. e poi a destra un magazzino. And here a storage, a warehouse. E si comincia, vedete in verde c'è il fitofieno, And we start, can you see, in green we put the hay, perché la vocazione principale è pascolo. because the main vocation of this farm is pasture. Allora vedete che ci sono dei camminamenti evidenziati in colore scuro. Can you see there are some paths more highlighted than others? Poi vedete che uno si è spostato da solo. One just Quello lì. moved on its own. I'm sorry. Ecco, e lo metteremo a posto. We will fix it. Altri sono tratteggiati Others are dotted perché non saranno così praticati. because they will be not so used. Però l'importante è avere la coscienza che ci sia. But it's important to have the consciousness that they are there. In basso a sinistra Down below on the left, non c'è l'asola, la lemniscata grande, there is not the big lemniscate, perché in realtà lì è un'altra proprietà. because in reality here there is the neighbor. Si vedono un po' di case, no? There are Esistenti. buildings. Bene, andiamo ancora avanti. L'azienda cresce pian pianino. The farm is growing little by little. Adesso cominciamo a mettere le coltivazioni. And now we start putting cultivations. Allora, cominciamo in alto a destra. Let's start here. In giallo, pascolo. In the yellow area is the pasture. Lì la zona va un po' in salita e la terra un po' più povera. This is an area with a slight slope and the earth, the soil is poor, so better to dedicate it to pasture. Tutto il verde seminativo. All the green part is arable land where we sow. E in giallo arancione il frutteto. The yellow-orange part is the orchard. Poi in basso a destra avete il bosco. Down here is there are woods. We put woods. E poi vicino intorno alla scuola avete officinali, piccoli frutti. And around the school, medicinal plants and berries like raspberry, ribes. Questo perché l'officinale cresce bene vicino al bosco. This choice is because medicinal plants can grow very well near woods. E poi al centro le nuove piante. And in the center, the area dedicated to the new plants. Bene. Possiamo fare ancora un passo avanti. Another step forward. E lì abbiamo il nome dei pianeti, delle forze. And here we put the name of planets and forces. Quindi cominciando dall'alto a destra, lì, See? pascolo Mercurio. Pasture is Mercury Mercurio per il ricaccio. for the ability to grow again, to regrow. Poi in verde seminativo Sole e Luna. In the green part is arable land, sun and moon. Poi il frutteto, colore The arancione. orchard, Venere, Sole, Marte, Giove, un po' tutto. forces of Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn. Bene, poi avete le officinali a destra. Here, medicinal plants, Questo è Venere. Venus, E i piccoli frutti è Sole. and the berries are more connected to the sun. Quindi qui è tutto un sistema planetario This is a whole planetary system proporzionato secondo le necessità.
and the proportions are decided according to the necessity. E prende forza dalla litopuntura. And the whole system takes strength and forces from the little puncture. Bene, quindi in totale avremo 4 ettari di frutteto. In total, Sì. we will have 4 hectares of Se orchard. adesso vai a sinistra dove c'è il frutteto 1, 2, ecco, tutta quella zona lì del frutteto. This area of the orchard, Ecco, brava. E ho messo 2 numeri a quel frutteto, 1 e 2. there are 2 numbers, 1 and 2, Perché useremo 2 direzioni di fruttiferi diverse. because we will use 2 different directions of fruit Delle trees. linee, delle filari. We will put the rows of the trees in 2 different directions. Quindi metà circa Half of them saranno per stimolare la maturazione. will be oriented to stimulate ripening Quindi da sud-est a nord-ovest, from southeast to northwest, da basso a destra in alto a sinistra. from Sì. down right to left up. Di est ovest, ti faccio prima. E no, è diagonale. This diagonal. Bene. Mentre l'altra There to sarà there. invece per la resistenza alle patologie. While the other direction is to give resistance to pathologies. Quindi da aria a terra, te lo dico così. From air to earth, Bene. so from southwest to northeast. Bene, perché ci sono esigenze diverse negli alberi. Because the trees have different needs Tutto or intorno, necessities. ogni pianta riceverà il granulo di potenziamento. Every plant will have the granule down underground, E tutto sarà contornato da siepi. and everything will be bordered by edges. Quindi sul lato sud-ovest, On the southwest side, bene, metteremo siepe che porti le forze dei pesci e della Vergine. we will put an hedge that will bring the forces of Pisces and Virgo Per avere la terapia e la protezione. to have therapy and protection. Biancospino, rosa canina e ginepro. Hawthorn, dog rose, and juniper. Poi sud-ovest verso il frutteto. In this area, non ci sono più disegni? No, è finito. Okay. In this part, Bene, qui c'è già del biancospino, si aggiungerà rosa canina e ginepro. there is already hawthorn, and we will need to add dog rose and ancora juniper Sì. and juniper. Sopra, nord, In the north side, 20% di ginepro, we will need 20% of juniper, 35% di biancospino 35% of e hawthorn, 35% di rosa canina. and 35% of dog rose. Bene. Allora questo era sud-ovest, adesso nel lato ovest, zona frutteto. Ma c'è dove scritto eravamo lì. prima? Sì, ma prima era sud-ovest, era in basso, quello di prima. Quello di Ok. prima era in basso. Sorry, before we were speaking about this side. Sì. Now we speak about this part, Perfetto. the west part, Va bene, quindi da vicino al frutteto. near the orchard. Qui c'è già del biancospino, There already is some hawthorn, quindi si aggiunge rosa canina e ginepro. and we will need to add dog rose and juniper. Va bene. Poi sul lato ovest, dove ci sono, diciamo più in alto, Higher, metteremo piante di mercurio, quindi siepi di sanguinello. we will need some mercury plants, so we will put an edge of red dogwood, or Benissimo. also called blood twig dogwood. Benissimo, finiamo tutto nord, At the north side, dove c'è il pascolo, confina col pascolo. where there is the pasture, Lì seguiamo l'indicazione dello Steiner, we will follow Steiner's indications. che
Il bovino, ruminante, il mammifero è molto legato alle siepi. That the cattle Anche il are mammifero. mammal animals in general. Anyway, the cattle are very connected Con le to siepi. hedges. Quindi faremo tutta la siepe più mista possibile. So we will use the more mixed variety of bushes and shrubs that we can, In modo che l'animale vada a mangiare quello che ha bisogno. so that the animal can choose to eat what it needs. Bene. Quindi diventa terapia. And this becomes therapy, a therapeutic hedge. Adesso leggiamo cosa dice Karen di questo che effetto ci sia stato. We have a short report made by Karen because this work has been done. It's a work in progress, of course, and she already has results. Within a few months, the soil began to change after the lithopuncture. Sì. It had been very hard clay soil, and it began to transform to more crumbly, richer soil. Within a year, the quality of the soil had changed quite a bit. Neighbors remarked that those fields had never produced, over 20 years, never produced well, and that the pasture was the best they had ever seen it. The cows all thrived in the pastures surrounding the little pasture. One thing we learned the first year was that the bulls become much more assertive. It seemed their natural bull instinct became stronger. They were leaping over fences and kept leaping into the little pasture. We had to build a much higher and stronger fence around the device. But eventually we figured out we could not leave the bulls out there for very long as they become too strong. Some cows from their farm, from Karen's husband, had been pastured out there for the winter when they went to market. The owner of the sales yard saw them come off the trailer and came out to find Karen's husband, Eddie, because he said he had not seen that quality of cows for his whole time in business. He was the grandson of the man who started the business, so that was quite a few years. Bene. Immagino che lo dovremmo dire in italiano adesso. Appunto, sì. La lezione di inglese è finita, adesso lo facciamo in italiano. Allora, dopo aver messo la litopuntura e aver iniziato i lavori in questo campo, Karen scrive: nel giro di pochi mesi il terreno iniziò a cambiare. Era un terreno argilloso, molto duro, e ha iniziato a trasformarsi in un terreno più ricco e friabile. Nel giro di un anno la qualità del suolo è cambiata parecchio. I vicini hanno osservato che quei campi non avevano mai prodotto in 20 anni bene e che il pascolo era il migliore che avessero mai visto. Le mucche prosperavano tutte nei pascoli che circondavano la litopuntura. Una cosa che abbiamo imparato il primo anno è che i tori sono diventati molto più assertivi. Determinati. Sembrava che i loro istinti naturali di toro diventassero più forti. Stavano scavalcando le recinzioni e continuavano a saltare nella litopuntura. Abbiamo dovuto costruire una recinzione molto più alta e resistente attorno al dispositivo, ma alla fine abbiamo capito che non potevamo lasciare i tori là fuori per molto tempo perché sono diventati troppo forti. Alcune delle mucche di Eddie, che è il marito di Karen, che erano state pascolate là fuori per l'inverno, quando sono state portate al mercato, il proprietario del piazzale delle vendite le ha viste uscire dalla roulotte ed è uscito per cercare il marito di Karen perché ha detto che non aveva visto una qualità così nelle mucche per tutto il tempo che è stato in affari. E questo era il nipote dell'uomo che aveva avviato questa attività di vendita, quindi
come dire, era esperto da parecchi anni di questa attività e non aveva mai visto mucche con una qualità simile. Bene. Bene, adesso abbiamo ancora due cose, brevissimo, abbiamo finito. We are almost done, just two things more. Che nell'azienda abbiamo anche introdotto nella sistemazione delle siepi. That in the edges of the farm we've also introduced Il principio della musica. the musical principle. Quindi organizzare il tipo di piante secondo l'accordo di fa settima. Organizing the kind of plants according to the chord of F7. Il C e il Do. Stavo facendo ma se il Sol e il G c'è la F. Credo che sia essa. Va bene. E e Mi. Ah sì, fa è la stessa F. Fa è la F. Ci sono. Va bene, della musica parleremo tutto il prossimo incontro. Next time we're gonna speak about music. Saremo musicisti con le piante. We will be musician with plants. E faremo ancora un'altra cosa. And we will do something more. Bene, avete visto come la pratica diventa diversa dalla teoria? So, did you see how the practice becomes different from the theory? E come si può produrre vita dove in posti dove ce n'è molto poco. And how can we produce life in places with low life? E per quanto riguarda l'azienda con la litopuntura, And about the farm of the lithopunter, with the lithopunter, circa ogni 6 mesi andavo a fare un corso lì in quell'azienda. I went there about every 6 months, more or less. Si andava a vedere il campo. We've been seeing the field. E se vi ricordate la foto della litopuntura, il terreno era brullo, era spoglio. And if you remember the picture of the lithopunter, the soil was dry and with not much grass. Bene, nel tempo era tutto verde, non si vedeva più la terra. During the time it became green and you could not see the soil. It was full of plants. Bene, non chiedetemi la litopuntura perché adesso faccio ancora altro. But please don't ask me for any lithopunter device because now I'm doing different things. Bene. So this was a school lesson. Questa è stata una lezione scolastica. Sì, è un ottimo traguardo. A very good goal. Però la vita continua. But life keeps going. Noi siamo qui, andiamo avanti. We are here and we keep going. Quindi ringrazio Karen che ha avuto questa fiducia per la litopuntura. I want to thank you, Karen, for trusting me about the lithopunter. Il Covid ci ha interrotto i rapporti fisici. Unfortunately, because of COVID, we are not seeing each other very often. Però si continua a lavorare insieme. But we keep working together. Benissimo, ho finito. 2 domande, Sì. credo. No, una per un commento. Allora, Roberta chiede, la linea dell'acquedotto che passa sotto il campo può portare conseguenze negative alle coltivazioni? Grazie. We have a question. If the pipeline of water under the field can bring negative consequences to the crops? No. No. Semplice. Simple. E se invece passa un tubo del gas, quelli sono grossi problemi. But if you have a gas pipe, it gives you big problems. Una volta che hanno chiamato in un'azienda, Once I've been told in a farm che il proprietario era il presidente del biologico in una grossa regione d'Italia. The owner was the president of the organic movement of a big region in Italy. Qui le cose crescevano. In this place, things were growing well. E qui non cresceva niente. But in that part, crops were not growing at all. Diciamo 30 metri. We can see 30 meters. E quindi
Mi ha detto, vieni qua, vediamo se sei veramente So bravo. he called me, come here, let's see if you are good Qual era il for problema? real. Il problema The problem era il tubo del gas. was the pipeline gas. E il gas è aria. Gas is air. Quindi qui abbiamo aria We have air in the air e qui abbiamo aria. and air underground, E qui abbiamo terra. earth. Questo è il principio del condensatore elettrico. This is the same principle of the electric the condensator. Quindi Aspetta, scusa. Electric capacitor. sì, capacità, sì. È giusto? Sì. Quindi questa aria sottoterra This air underground creava un campo negativo was creating a negative field e non cresceva niente. and nothing was growing up there. Allora bisogna equilibrare con certi prodotti, Then you need to balance with specific products. prodotti a base di oro. Products based on the forces of gold, Beh. of the sun, Bene, e la cosa si risolve. and you can solve the problem. Stessa cosa se sotto casa vostra avete una cantina. Same thing happens if you have a room underground in your house, Avete una bolla d'aria sottoterra. because you have a bubble of air underground. Se poi nella bolla d'aria c'è dentro l'automobile, perché è un garage, Or if you have a garage under your house with a machine, with a car questo inside, è peggio perché avete messo una cosa morta. proprio. this is worse because you also have something dead, a machine, a car. Allora bisogna pitturare tutta la stanza. Then you need to paint all the walls Compro questo prodotto a base di oro. with this product based on the forces of gold. Però se c'è acqua non è un problema. But if in the pipe you have water, no problem. Perché sia sempre pieno di acqua. But the pipe needs to be always full of water, Beh, vede sopra, se because, cresce non cresce. because water and earth can be in contact. Se ci sono problemi di crescita sopra, vuol dire che non c'è sempre acqua. If you notice that there are problems of the growth on the surface, it means that the pipe is partially empty. Finito? Abbiamo quanto lavoro profondo e studio ispirato dal mondo spirituale, molte grazie per condividerlo. Prego. È un lusso. Bene, siamo qua. Finito. Thank you, Jesus. Non Gracias. Gracias. Bene. Bene, chiudiamo. Ci vediamo con gli italiani lunedì. So we are done with Italian people. See you on Monday. E gli altri And venerdì. see you in next month for the others. Muchas gracias da Natalia. E ora cominciano ad arrivare i saluti e i ringraziamenti. Io ho già iniziato, guarda Tu Marina. stai già chiudendo? Grazie a tutti. Thank Ciao, you so ragazzi. much, guys. See you Alla next prossima. time. Thanks.